3 dispositivi, non gli unici, i più diffusi per comunicare in situazioni di emergenza, quando la copertura del segnale che normalmente usiamo attraverso i nostri comuni smartphone non è sufficiente. 3 opzioni di primo livello. Quale scegliere? La scelta può dipendere da diversi fattori, caratteristiche specifiche, prestazioni, facilità d'uso, utilizzo previsto e budget. Vediamoli insieme. iPhone di ultima generazione, dal 14 in poi. InReach, in questo caso specifico, prendo come modello il Mini 2, non l'ultimo arrivato sul mercato, ma probabilmente quello più diffuso. Zoleo. In questo video, più che entrare nei vari e singoli tecnicismi che meritano dei video più accurati, verranno messe sullo stesso piano le caratteristiche fondamentali e di conseguenza le differenze sostanziali che presentano questi 3 sistemi di comunicazione, per cercare di capire insieme, ognuno partendo dal proprio punto di vista o esigenza, quale delle 3 può essere la soluzione migliore da adottare. Partiamo dalla prima grande differenza che possiamo notare se guardiamo i 3 dispositivi. Se affidiamo la nostra comunicazione satellitare all'iPhone, questo significa non essere obbligati ad avere 2 dispositivi con noi, perché sia se abbiamo InReach sia Zoleo, il nostro telefono lo porteremo comunque, e questo è un aspetto che molti ritengono importante. Anche perché fin dove è prevista copertura telefonica possiamo decidere di usare un'app dedicata in caso di bisogno, come Geodesk, perché amiamo realizzare scatti e video, perché le persone che ci conoscono hanno tutte quel numero di telefono collegato al nostro smartphone. Insomma, lo smartphone è entrato e diventato parte integrante delle nostre vite, dai motivi più superflui a quelli più importanti, e nessuno di noi ne fa più a meno. Può sembrare quindi un aspetto vantaggioso in questo caso, quello di avere una comunicazione satellitare e lo smartphone stesso insieme, ed effettivamente lo è, ma un solo dispositivo significa che quest'ultimo deve essere sempre acceso e funzionante, non deve scaricarsi, non si deve rompere o bloccare, soprattutto quando ne abbiamo bisogno, perché non avremo un'alternativa. Osservando specifiche e dimensioni, un iPhone risulta essere più sottile, meno robusto e non presenta al suo interno uno spazio particolarmente ampio dedicato all'antenna che deve captare e ricevere il segnale. iPhone si appoggia sulla rete Global Star, al contrario di InReach e Zoleo, che lavorano con Iridium. Anche se in un futuro neanche troppo lontano l'iPhone potrebbe con molta probabilità servirsi di SpaceX. Il costo iniziale per avere un iPhone con comunicazione satellitare al suo interno può essere considerato ancora elevato, ma è anche vero che per i primi 2 anni dall'attivazione il servizio risulta gratuito, almeno per ora. Se guardiamo ad un InReach, soprattutto se ci affidiamo al modello più recente, come costo iniziale questo lo è altrettanto elevato. Zoleo tra i 3 è quello che presenta un costo d'acquisto iniziale decisamente minore. Per i primi 2 anni con iPhone non dobbiamo attivare un piano dedicato che comporta una serie di operazioni ed un costo mensile o annuale, e al momento Apple sembra che voglia estendere questa funzione almeno per il prossimo biennio. Con gli altri 2 dispositivi quindi abbiamo un ulteriore accessorio, un costo immediato per l'attivazione e di conseguenza anche un'ulteriore gestione e manutenzione, come la ricarica e attivare o disattivare i piani a seconda delle modalità che abbiamo scelto. Ora lasciamo da parte l'iPhone e concentriamoci sugli altri 2 dispositivi. La prima differenza sostanziale che si nota tra un comunicatore Zoleo ma anche un PLB e un Garmin InReach, tralasceremo per questo video le differenze tra modelli e modelli, quindi 2, 3 o 3 Plus o Messenger, perché anche lì con i vari aggiornamenti alcune modalità cambiano di volta in volta. È la possibilità di interagire direttamente su display, che lo rende di fatto una specie di secondo telefono come operatività, ma questo non significa che Zoleo, che va collegato per alcune tra le funzioni che possiamo utilizzare sullo schermo dell'InReach all'apposita app, non ci consenta in caso di bisogno e quindi di smartphone non funzionante di comunicare o interagire, perché sia una serie di LED integrati che ci indicano stato e condizioni generali, sia i tasti dedicati come il check-in o quello più importante, ovvero quello SOS, sono presenti operativi sul dispositivo stesso. Sull'InReach possiamo visualizzare ad esempio direttamente messaggi di testo e interagire con altri dispositivi analoghi che si trovano nelle vicinanze,
quando collegati, visualizzare tracce o usare una bussola digitale. Solo con il dispositivo Zoleo, che va appunto collegato all'app dedicata presente nel nostro smartphone, questo non è possibile. Da questo punto di vista, un dispositivo come un InReach, in questo caso Mini 2, risulta essere più pratico, più diretto e immediato, ma questo non toglie che comunque solo con il dispositivo Zoleo possiamo in casi estremi inviare una richiesta SOS o stabilire per la tracciabilità un check-in iniziale. Entrambi si collegano, lavorano con la rete Iridium, quindi da questo punto di vista grosse differenze sembrano non esserci. Una volta inviato il segnale verremo contattati e verremo messi in contatto con le autorità locali competenti. Il vantaggio di un sistema integrato di soccorso satellitare bidimensionale è che possiamo comunicare quindi direttamente da questo dispositivo, mentre solo con Zoleo, se non colleghiamo il nostro smartphone, non è possibile, e per quanto un segnale SOS sia comunque tale, spesso può risultare decisivo in condizioni particolari dover illustrare al meglio le varie dinamiche che presentano la nostra richiesta. Se non colleghiamo o non possiamo collegare lo smartphone a Zoleo, tutto questo viene meno. InReach si collega a 4 differenti costellazioni, Zoleo a 2, quindi possiamo sostenere che con InReach abbiamo una precisione maggiore, ma Zoleo garantisce comunque in campo aperto un'ottima connessione. Sebbene la funzione SOS risulti essere quella più importante, anche la messaggistica può risultare un servizio da tenere in conto, anzi per molti risulta essere fondamentale. Come detto prima, sarebbe opportuno entrare nel dettaglio se vogliamo parlare di piani e tariffe. Tuttavia, mentre InReach si collega sempre ad Iridium, Zoleo, finché ne ha la possibilità, lavora con Wi-Fi e rete cellulare, quindi in caso di numero limitato di messaggi previsti dal piano tariffario che abbiamo attivato con Zoleo, non andremo ad esaurire ogni singola volta la nostra quota di messaggi. Una delle differenze che risalta tra i due dispositivi è il numero dedicato, ovvero un numero SMS Zoleo assegnato e anche un indirizzo email che consentono ai contatti di raggiungerci direttamente, rendendo quindi la messaggistica più fluida e più semplice, soprattutto per le persone anziane o meno avvezze alla gestione di app e altro ancora. Con un dispositivo Garmin, volendo, possiamo interagire, se ne siamo in possesso, rapidamente con il nostro analogo smartwatch, cosa non presente o possibile con Zoleo, che non produce un prodotto del genere. Il costo iniziale dello Zoleo è minore rispetto ad un InReach, ma all'interno delle proposte di ognuno possiamo scegliere dei piani che potrebbero convenire più con InReach. Insomma, il costo iniziale è importante, ma se valutiamo quello complessivo non è detto che Zoleo sia il sistema tra i due più economico. Queste sono alcune delle caratteristiche che differenziano i 3 diversi sistemi di comunicazione presi in esame per questo video, ma visto che oltre a un iPhone anche altri brand telefonici stanno integrando a loro volta la funzione satellitare, la domanda che viene ovviamente facile porsi è: vale la pena in prospettiva futura acquistare ancora dei dispositivi simili come InReach o Zoleo? Se attualmente con iPhone siamo ancora limitati riguardo alcune funzionalità, è anche vero che probabilmente tutto questo magari non tra molto migliorerà notevolmente e il prezzo dell'iPhone ogni anno con i nuovi modelli che man mano escono sul mercato tende a scendere. Se la funzione satellitare presente già dal 14 sarà possibile usarla anche in futuro, tra non molto un iPhone 14 costerà molto meno e resterà comunque uno smartphone con un'infinità di opzioni in più a disposizione che né un InReach né un Zoleo sapranno mai darti. Anche questo è un dettaglio da tenere in considerazione, come è da tenere in considerazione, una volta esaurito il bonus di 2 anni, quanto e come verrà gestito il pagamento per la chiamata di soccorso satellitare. Tra non molto questo sarà in grado di sostituire completamente questi? Fatemi sapere nei commenti le vostre esperienze a riguardo, se possedete e vi affidate a uno di questi 3 sistemi, se invece usate altri di cui parlerò in un prossimo video, se state valutando l'acquisto di uno piuttosto che di un altro. Ogni intervento può arricchire il dibattito e renderlo più esaustivo
e completo. Io ho già fatto la mia scelta e ve la racconterò nel dettaglio in un prossimo video. Non dimenticare, se ancora non lo fai, di seguirmi. Ci vediamo nei prossimi video.